venerdì dalle 14 alle 16. 2 ore di rock con Dario di Radio Dario. Approfondimenti, storie ed aneddoti dal mondo del rock. Radio Dario su Radio Città Aperta. Stasera abbiamo degli ospiti in studio, un trio romano, una band di qui, che si chiamano Life in the Woods. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Abbiamo qui Logan Ross alla voce e chitarra, sì. Tomasz Lesny alla batteria, Sì, esatto. e Frank Lucchetti al basso. Io penso che un po' quella che è la mia impressione, un po' come i Grimm, anche voi prendete un po' dalle radici del blues e poi lo trasformate in qualcosa che diventa questo rock che suonate, mi sbaglio? Ah, è vero, cioè perché comunque tutto parte da un qualcosa di comune e poi ha una sorta di ramificazione, no? La base è comune per tutti, ma ognuno riesce a carpire la base e riesce a trasformarla, diciamo, secondo le sue, diciamo, tendenze artistiche. Quindi sì, decisamente la base è quella, sì. Voi avete anche fatto una cover di I'm a Man of Constant Sorrow, parlando appunto di radici del blues. Sì. Però per chi non vi conosce, per i nostri ascoltatori, io penso sia giunto il momento di far sentire chi sono Life in the Woods. Che ne dite? Sì. E allora ascoltiamoci quello che non so se si può chiamare il vostro cavallo di battaglia, ma comunque è il brano del vostro video, il vostro primo video, immagino, in bianco e nero, girato agli studi Trafalgar. Esatto. Che si trova su YouTube e che è veramente molto cool, come si dice grazie. in inglese. So I'm going to play the first single released by these guys, and it's also a video on YouTube, sort of live video, black and white. It's pretty cool. Have a look. So these are Life in the Woods, and the song is called Nothing Is. In the Woods, Nothing Is. Che potenza, ragazzi, wow, complimenti davvero, complimenti. Ho avuto il piacere di vedervi al Teatro Studio dell'Auditorium poco prima che succedesse l'Apocalisse. Voi vi vestite anche con dei completi, giacca e cravatta, quindi vi presentate sul palco con un aspetto da ragazzi tranquilli, che poi in realtà lo siete. Però la cosa bella dell'Auditorium è stato che prima di voi ha suonato un cantante romano, credo. Galeffi, sì. Sì, bravo, non mi ricordavo il nome. Sì. Che a quanto pare ha un certo seguito tra le ragazzine delle scuole superiori, perché era pieno di queste ragazzine con le mamme esatto. che urlavano cose, eccetera. Cantavano le canzoni, eccetera. Quando siete saliti voi sul palco con quelle facce, con quei vestiti, avete cominciato il primo pezzo, le bambine sono andate via. Sì, sono andate sicuramente via perché giustamente non avevamo l'appeal di Galeffi, però diciamo che alcuni sono scappati. Abbiamo spaventato, secondo me. Ma voi No, dai, scherzo. Non so se avete visto le facce che hanno No, fatto. fortunatamente no, perché solitamente quando si suona hai tipo i riflettori puntati in faccia che non ti fanno vedere chi hai davanti. È una convenzione teatrale questa qua che ci sta anche nei concerti. Però sì, io vedevo poco personalmente, quindi non ho visto le facce. Dici tutto. Ecco, vi siete persi uno spettacolo, perché io invece me lo sono goduto. Perché, ecco, era una cosa che insomma mi infastidiva un po' prima. E quando poi voi siete saliti, praticamente queste erano delle bocche aperte tipo mascella, tipo squalo, così, grazie. E non sapevano bene, l'avete un po', come dire, confuse. Poi chi è andato, chi è rimasto, insomma quello non ci interessa. Un altro personaggio invece di caratura internazionale che ho visto avete incontrato sul palco del Riverside qui a Roma, a novembre dell'anno scorso, non solo è salito con voi sul palco e ha suonato con voi insieme tra l'altro al nipote di Brian Jones dei Rolling Stones, Jules Jones, ma vi ha pure fatto dei bei complimenti, insomma, affermando all'inizio "This drummer plays even louder than Ringo Starr". This drummer
He plays even louder than Ringo Starr. Con la sua classica British Ringo Starr. Plays louder than Ringo Starr. Quali congiunzioni astrali vi hanno fatto incontrare Donovan? Conoscemmo Donovan a Milano quando andavamo a suonare alla Rai per uno spettacolo che riguardava Woodstock. No, dopo la trasmissione venne da noi con la sua chitarra leggendaria, che tra l'altro quella chitarra che portò, quella chitarra acustica, è stata suonata da Jimi Hendrix. Cioè Jimi Hendrix suona quella chitarra, Paul McCartney suonò quella chitarra, Tutti i mancini. Brian Jones suonò quella chitarra, cioè quella chitarra è stata toccata da Jimi Hendrix, cioè è stata toccata da Jimi Hendrix. Da Dio. Esatto, e quella chitarra lui la portò vicino a noi, si sedette in cerchio con noi e iniziò a suonare Hardy Cardi Man e noi gli facevamo i cori. È stata una cosa molto, insomma, inusuale ma molto naturale, diciamo. Voi avete appena pubblicato questo EP che si intitola Blue, prodotto da Gianni Maroccolo per la Contempo Records, e credo che ci sia anche qualche altra cosa che bolle in pentola, o mi sbaglio? Ti sbagli. Mi sbaglio, ok. No, non ti sbagli. No. Sì, c'è roba che bolle in pentola. C'è roba che bolle in pentola, chiaramente. Fagioli? Fagioli. Messicani però. quelli belli, insomma, poi, spinti. esatto. Ok. E diciamo che è una situazione un po', vabbè, nel senso, chiaramente questa emergenza sanitaria ha un po' cambiato i piani, però sì, ci sono cose che bollono in pentola. Allora, aspettando che i fagioli messicani si cuociano, Esatto, e sono lunghi da cuocere. sono lunghi da cuocere, noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Hey Blue, che è un po' forse l'altra facciata, possiamo dire così, Sì, di si Life può in the dire, Woods, si può dire. Sì, certo. quella più acustica, quella un po' più intima. Sì, quella un po' più intima, diciamo, sì. Ok, let's listen to one track from this EP. It's the other side of Life in the Woods, the more melancholic, maybe acoustic side, and the song is called Hey Blue. Hey blue, you were too far from me. Hey blue, Life in the Woods, Hey Blue. Questa canzone è stata scritta quando avevo all'incirca 17 anni, quindi è un qualcosa che viene molto molto prima di Life in the Woods. Ed era un qualcosa che io avevo in archivio, l'avevo salvata lì. Un giorno c'era Thomas a casa mia che insomma stavamo spulciando l'archivio per trovare delle idee, qualcosa da poter sviluppare, se c'era. Cioè, eravamo nella fase di stesura del disco. Perché prima non avevamo pensato all'EP, avevamo pensato al disco. Certo. Poi dal disco è uscita l'appendice che è l'EP. Quindi tecnicamente c'era l'idea di uscire diretti col disco. Poi un qualcosa è andato, insomma, da un'altra direzione. Però nella fase di stesura del disco noi continuavamo comunque a cercare nuove idee. E Tommy era a casa mia che praticamente stavamo appunto spulciando dentro questo archivio. E trovammo questa canzone che è esattamente come la si può ascoltare. E un po', diciamo, incoraggiato da Tommy, la presentammo a Gianni, che inizialmente non ci doveva per niente stare nel disco, però Tommy insistette, del tipo deve essere assolutamente messa nel disco. Io ero un po', diciamo, era un qualcosa di molto intimo per me, e quindi io ero tipo no Tommy, no, secondo me no, perché comunque è un qualcosa che è stato scritto soltanto da me, tra l'altro anche molto prima del progetto, però Tommy insistette. Ma questo è il bello di fare musica con Esatto, altre persone, sì, no? sì, Il bello sì, di essere una sì. band è proprio che magari a volte ti arriva un input appunto da un bandmate e ti fa cambiare Esatto. anche il modo di vedere le cose. Io ho letto che voi avete fatto un tour come apertura di Marlene Kunz. Magari Esatto. tutto il tour. Non l'avete fatto No, soltanto abbiamo una fatto parte? qualche data. Inizialmente doveva essere tutto il tour inizialmente, ma sì. poi per motivi logistici alcune date non Sono abbiamo saltate, potuto sì. sostenerle, e quindi abbiamo aperto il concerto di Roma e quello di Milano. E com'è andata? Bomba, sono stati alcuni tra i concerti più stimolanti che abbiamo mai fatto, quelli con i Marlene Beh, loro Kunz. sono delle
persone stupende. Sì. Il loro pubblico è veramente veramente bello. Il loro pubblico è veramente veramente caldo e ci siamo divertiti tantissimo. È che a volte però non è facile essere il gruppo d'apertura, perché la gente paga il biglietto, vuole ascoltare la band per cui ha pagato, quindi Esatto. spesso il gruppo che apre ha questo ingrato compito di intrattenere, ma a volte non è ben voluto, diciamo. A dire il vero abbiamo constatato molta curiosità nel pubblico, soprattutto nel pubblico dei Marlene Kunz, che all'inizio erano molto freddi al nostro arrivo sul palco, ma comunque attentissimi a ogni nota che noi suonavamo, quindi questo ci ha fatto molto molto piacere. Sì, no, tra tutti i pubblici delle band a cui abbiamo aperto, quello di Marlene era quello più attento, cioè stava lì proprio, stava ascoltando ogni nota, ogni sospiro, però alla fine è stato molto interessante vedere che comunque siamo stati apprezzati da loro. Ottimo, sono soddisfazioni, no? Come si dice? Sì, certo. C'è qualche band italiana invece che conoscete, che vi piace, degli anni 70? PFM. Un sacco, la maggior parte delle nostre influenze sono gruppi che suonano attualmente, fanno un sacco di tour in giro per il mondo. Non so, mi vengono in mente 3 gruppi che secondo me stanno mettendo il rock al primo posto e lo stanno un po' facendo rinascere. Sono Rival Sons, Queens of the Stone Age, Greta Van Fleet, che è una nuova uscita degli ultimi anni. Certo. Insomma, sono grandissime band da cui prendiamo un sacco di ispirazione, anzi, veramente tanta. Ad uno di questi abbiamo anche aperto il concerto, i Rebel Sons. Sì? Sì. A Roma? Sì, a Roma, al Villada, sì. Ragazzi, purtroppo il tempo sta stringendo e quindi io intanto vi ringrazio per essere stati qui. Grazie a te. Thanks so much for being here. Thanks so much to Life in the Woods. I'm really looking forward to listen to your new stuff. And spero di ascoltare presto cose nuove che verranno prodotte da Life in the Woods. Ok, grazie. Io adesso intanto vi saluto, ma mando un vostro ultimo brano che si intitola Manifesto, sì, che ha tantissima psichedelia dentro. C'è addirittura un sitar, ma sì, chi l'ha suonato? È un sampler? È un personaggio misterioso. Un personaggio che ancora non è stato sbloccato. Un alieno, è sceso da Marte. È un amico di Gianni. Gianni, si chiama Beppe Brotto. Fantastico. Ok, thanks so much Life in the Woods. Grazie ragazzi, ci ascoltiamo Manifesto dal EP Blue e ci vediamo la prossima volta. Grazie.